Oggi vorrei tornare a parlare delle battaglie dei Celti in Italia, riprendendo la rubrica che per un po' di tempo è rimasta in sospeso. Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, in sovraimpressione c'è un link alla scorsa puntata, quella dedicata alla battaglia di Clastidium. In ogni caso cerco brevemente di riassumere il contesto storico. Siamo nell'ultimo quarto del III secolo a.C. e i Romani, dopo aver subito l'assalto dei Galli Cisalpini, che si è infranto nella battaglia di Talamone del 225 a.C., hanno deciso di portare avanti una campagna di pacificazione della Cisalpina. Nel 224 i Romani ottengono formale atto di sottomissione da parte dei Galliboi e nel 223 il console Gaio Flaminio riesce a ottenere una notevole vittoria contro i Galli Insubri nella battaglia del fiume Oglio. Nel 222 a.C. poi i consoli Cneo Cornelio Scipione Calvo e Claudio Marcello marciano nuovamente contro le terre degli Insubri e Claudio Marcello riesce a sbaragliare sotto le mura di Clastidium un esercito di 10.000 mercenari gaesati e a sconfiggere e uccidere in singolar tenzone anche il loro condottiero, a seconda delle fonti Vertomaros o Britomartus e sempre a seconda delle fonti o un condottiero mercenario dei Gaesati o addirittura il re degli Insubri. Contemporaneamente, però, mentre Claudio Marcello si copriva di gloria nella piana sotto le mura di Casteggio, Cneo Cornelio Scipione Calvo assediava la piazzaforte insubre di Acherrae, l'odierna Pizzighettone. Proprio mentre la cavalleria di Marcello travolgeva i 10.000 gaesati di Vertomaros o Britomartus sotto le mura di Clastidium, l'esercito di Cneo Cornelio Scipione Calvo riusciva ad espugnare la piazzaforte di Acherrae, rendendola, secondo Cassio Dione, il nuovo centro operativo romano per le successive offensive rivolte verso il cuore del territorio insubre. Contemporaneamente i Galli decidevano di istituire un'ultima disperata linea difensiva ammassando tutte le loro truppe rimanenti presso la loro capitale, Mesiolano, quella città che i Romani avrebbero ribattezzato Mediolanum e che oggi è nota con il nome di Milano. Polibio scrive che anche Cneo Cornelio Scipione Calvo, dopo aver espugnato Acherrae, si era mosso in direzione di Mesiolano, tallonando dappresso le forze celtiche, e ciò che si potrebbe evincere dal testo è che i Galli avessero abbandonato la piazzaforte di loro spontanea volontà. Certo, Acherrae viene descritta rispettivamente da Polibio e da Cassio Dione come una realtà con un granaio stracolmo di provviste e come una piazzaforte con delle opere difensive notevoli. Quindi l'unica cosa che poteva aver spinto i Galli ad abbandonarla in favore della loro capitale poteva essere stato il timore che Claudio Marcello potesse insidiare in questo momento Mesiolano, oppure forse la guarnigione di Acherrae non era composta da quei 20.000 gaesati di cui parla Plutarco, ma era in realtà numericamente molto esigua e doveva aver pensato di non poter riuscire a reggere agli assalti protratti delle forze di Cneo Cornelio Scipione Calvo. D'altra parte l'esercito di Scipione doveva essere decisamente minaccioso e maestoso, poiché contava la fanteria di ben 2 armate consolari, quindi più di 100.000 guerrieri, che forse in appoggio avevano anche più di 2.000 cavalieri. Quando l'esercito di Cneo Cornelio Scipione Calvo giunge nelle vicinanze di Mesiolano, apparentemente gli insubri si rifiutano di affrontarlo in campo aperto, preferendo rimanere trincerati all'interno delle mura della loro città. Il console così decide di riprendere la via per Acherrae, di tornare indietro, ma proprio mentre sulla via del ritorno la colonna romana viene aggredita alle spalle dalle forze celtiche, che sono sciamate di sorpresa al di fuori della città. L'assalto a sorpresa dei Galli, secondo Polibio, inizialmente è tremendamente efficace. Migliaia sono i legionari che rimangono sul terreno e altrettanti quelli volti in fuga. E solo l'intervento tempestivo del console salva l'esercito romano dal totale annichilimento. Cneo Cornelio Scipione Calvo, infatti, in prima persona si adopera per richiamare e riorganizzare i fuggitivi, mandandoli nuovamente a combattere contro i Galli. Il combattimento divampa di nuovo e questa volta, dopo alterne vicende, sono gli insubri ad essere volti in fuga, e non verso Mesiolano, ma verso le montagne. Il console così ne approfitta per saccheggiare tutte le campagne circostanti e per occupare la città, costringendo così i nobili degli insubri a supplicarlo per la pace.
Tutto l'episodio viene raccontato in maniera decisamente diversa da Plutarco, per il quale non è l'operato del console Scipione a sovvertire le sorti della battaglia, ma l'arrivo inaspettato di Claudio Marcello, che giunge sul campo di battaglia proprio nel momento che vede il collega nella più grave difficoltà. Non sono tanto le truppe di Marcello, numericamente esigue se paragonate a quelle del collega, a stravolgere lo scontro in favore dei Romani, bensì le notizie che portano con loro. La sconfitta celtica di Clastidium e la morte di Vertomaros Britomartus, ad udire la quale, secondo Plutarco, i mercenari gaesati avrebbero abbandonato gli insubri nel bel mezzo dello scontro. Dione Cassio e Eutropio scrivono anche loro che la battaglia di Mesiolano è combattuta da entrambi i consoli e in particolare Orosio arriva a scrivere addirittura che ad occupare la città non è Cneo Cornelio Scipione Calvo, bensì Claudio Marcello. Di tutte le testimonianze, la più interessante probabilmente è quella di Cassio Dione, che scrive che gli insubri si arrenderanno solo dopo che i romani avranno occupato Mediolanum e un'altra città, probabilmente riferendosi al centro orobico di Como. In ogni caso è così che termina la campagna di pacificazione della Gallia Cisalpina. Gli insubri firmeranno con i romani un trattato e da questo momento in poi la Gallia Cisalpina sarà pacificata, ma solo per 4 anni, poiché nel 218 a.C. arriverà un nuovo invasore che farà sollevare la quasi totalità delle tribù dei Galli Cisalpini, che impugneranno nuovamente le armi contro Roma. Il nome dell'invasore è Annibale Barca. Se questa puntata delle battaglie dei Celti in Italia vi è piaciuta, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto fatemelo sapere nei commenti. Grazie.